Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere e a testare un nuovo coltello della BPS Knives, un'azienda ucraina. Questo, a differenza di tutti gli altri coltelli che io ho testato e vi ho fatto vedere in video, è un coltello con stile un po' più survival. Infatti, come vedete, sia le guancette del manico che il fodero sono in materiale plastico. Nello specifico il fodero in Kydex e questo è un semplice materiale plastico. Dietro al fodero c'è la linguetta per portarlo o alla cintura o a un tascone dei vostri pantaloni. L'unica cosa è che state attenti quando lo sfoderate dalla sua guaina, perché come vedete la lama è esposta, quindi io starei attento perché questo vi fate veramente del male. Prima di iniziare i nostri test vi leggo un po' di specifiche tecniche di questo coltello. Innanzitutto l'acciaio è un acciaio inossidabile 5CR 14 MOV. La lunghezza totale è 250 mm, la lunghezza della lama è 130 mm, la lunghezza del manico 120 mm, larghezza lama 30 mm, lo spessore 2,5, il peso senza il fodero 155 grammi e con il fodero 210. Come avete notato già dal peso è un coltello, diciamo, leggero, perché coltelli del genere possono pesare anche 3-4 etti in base allo spessore della lama. Certo, questo non è un punto a favore della sua robustezza, però stiamo sempre parlando di 2,5 mm, nel 80% dei casi può andare più che bene. Proviamo a fare subito il primo test del filo con un classico foglio di carta. Direi che è estremamente affilato. Quindi state molto attenti perché è un rasoio. A qualcuno nell'ambito outdoor bushcraft potrebbe anche non piacergli queste guancette del manico in materiale plastico, ma se volete, se avete un po' di voglia, potrete cambiare queste qui con delle guancette in legno e potrete farvi da voi, perché tanto queste si svitano, le cambiate facilmente. E adesso proviamolo un po' direttamente sul legno. Come primo test facciamo un po' di shopping su un legno verde e vediamo come si comporta. Devo dire che anche se il peso del coltello non è elevato, riusciamo ancora a cioppare a modo. Direi che il suo lavoro l'ha fatto. L'unica cosa è che durante il chopping questa parte qua mi dà un po' noia alla mano, cioè tende a premere sul mignolo, quindi dovete usare i guanti, quello a prescindere, per la sicurezza. Facciamo un test della tempra, quello lo possiamo fare su un ciocco di legno anche secco, anzi meglio. Direi che si è comportato molto bene. Proviamolo con un po' di batoning, classico batoning sul legno, ciocco di legno di dimensioni modeste, però come vedete ha un bel nodo. Senza problemi.
anzi va giù anche bello dritto, parallelo al ciocco, che è una cosa da apprezzare veramente, che di solito o tendono ad andare in giù o tendono a rimanere così. Ottimo. Riusciamo a fare anche cose più piccole. Proviamo con un ciocco di legno un po' più secco. Come è possibile vedere, questo è anche più di diametro, più largo di quello di prima, e vediamo un po' come se la cava. Come burro. Direi veramente ottimo. Anche questo test passato a pieni voti. In questo caso il manico mi aiuta perché ha una forma più ergonomica, quindi riesco a tenerlo meglio durante i batoning, e molto bene. Adesso facciamo la prova dei trucioli, come sempre. Vediamo un po' quanto riesco a pelare il legno, ma già così vedo che non ho problemi. Riesco proprio a fare dei capelli. Quindi anche questo pienamente soddisfatto. Altro test che possiamo fare è quello di provare a scortecciare un tronchetto. Anche qui direi senza problemi, anzi sembra di pelare una patata. Vedete? Stessa cosa sul legno secco. Un po' più duro, ma riusciamo a scortecciarlo senza problemi. Proviamo adesso a fare la punta a un bastone, vediamo un po' come si comporta. Anche l'intaglio, uno volesse costruirsi dei picchetti, non ci sono problemi. Anche questo direi più che bene. Taglio pulito e dritto. Ovviamente state attenti quando lo sfoderate dalla sua guaina, perché è molto tagliente, quindi stateci attenti le prime volte per chi non è abituato ai foderi in materiale plastico, perché un minimo errore e vi tagliate una mano. Dopo questi lavori vediamo un po' com'è il filo. Beh, il filo un po' lo ha perso,
direi che un po' il filo l'ho perso, non taglia più come un rasoio, taglia sempre come vedete, ma però il filo un po' l'ho perso, direi la verità. Nulla di, vedete, taglia ancora bene, però lo sento un po' meno fluido, quindi vi consiglio di, una volta utilizzato, di passarlo su una coramella o su un disco in cuoio per ripristinare il filo. Qua dietro sono presenti le seghettature per l'acciarino. E che dire, coltello con grande potenzialità, dal costo molto ridotto. Vi lascio tutti i link in descrizione dell'azienda, la BPS Knives. Fanno tante tipologie di coltelli, bushcraft, da intaglio, EDC, insomma hanno un catalogo molto vasto e i prezzi sono molto contenuti. Arrivano dall'Ucraina, poco più di 2 o 3 settimane lo avete a casa. Come forma e dimensione, coltello direi ottimo, peso molto leggero, acciaio di buone qualità. L'unica cosa che mi convince poco è questa punta estremamente acuminata e le guancette in ABS, però uno le può anche cambiare volendo le guancette. La punta no, vabbè, quella rimane, però le guancette sì. Beh, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate di questo coltello nei commenti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.